Buongiorno e benvenuti nella mia cucina, la cucina da tavola con Silvia. Quest'oggi ragazzi vi farò delle ciambelline al vino ma con un olio spettacolare. L'olio ottenuto a freddo non filtrato del gruppo Caro. È una garanzia quest'olio, come ogni altro loro prodotto. Olive, capperi, patè, limoni, Caponata pronta, tutto, melanzane, tutto. carciofini, È il nostro asso nella manica in cucina. mandorle, assolutamente sì. Noi prendiamo tutte queste cose da gruppo Caro. Hanno dei prezzi e una qualità che sono difficili da immaginare. Andate sul loro sito, gruppocaro.com, voi vi iscrivete, guardate che prezzi che hanno, prima di iscrivervi alla newsletter. Ma il bello è il prezzo rispetto alla qualità. Esatto. Perché se i prodotti costano poco, ok, sì, va bene, c'è la convenienza, ma è la qualità quella che conta. E qui c'è. Voi vi iscrivete alla loro newsletter, vi arriva subito il 15% di sconto per acquistare i loro prodotti. Se la spesa è più di 49 euro, ve la spediscono a casa gratis, senza spese di spedizione. Più di questo non lo so. Andiamo Vedete con le voi. ciambelline al vino. Andiamo con le ciambelline al vino. Allora, ingredienti. Abbiamo il vino, ne va un bicchiere. È facilissima proprio per questo motivo, perché le dosi non vanno a grammature, ma vanno a bicchieri, ok? Quindi io qua già ho preparato un bicchiere dell'olio, guardate quanto è bello. Ha un colore fantastico, sì. Dicevo, abbiamo bisogno di un bicchiere di vino, spumante, prosecco, champagne, quello che volete voi. Un bicchiere d'olio, una bustina di lievito per dolci, un bicchiere di zucchero e farina quanta se ne prende, ok? Tu in questo caso che farina hai usato? Io questa non l'ho ancora usata, ma voglio usare la farina integrale di farro. Ma eventualmente si può usare qualunque altro Qualsiasi, Ok. qualsiasi La proprio. 00, 0, 1, 2, 3, quella per 4, dolci. 5, 6. Non vi consiglio la integrale nera, nel senso c'è una marca particolare che fa una farina che è strepitosa per fare il pane, ma non è fantastica per fare altro. Nel senso che rimane sempre molto morbida come consistenza, quindi io vi consiglio qualsiasi tipo di farina, forse la semola rimacinata no, perché vi vengono troppo dure, però dalla 0 alla 00 alla Manitoba, quello che volete, tranquillamente, va Ok. bene? Andiamo ad iniziare. Un bicchiere di zucchero, i bicchieri sono diversi, ma io li ho pesati per vedere appunto che la grammatura sia la stessa. Poi abbiamo una bustina di lievito, poi abbiamo, eccolo fino qua, un bicchiere di vino, voilà. Si può usare anche il rosso? Caspita, infatti l'altra ricetta l'avevo fatta col vino rosso. Cos'è? Il rumore? Ah, è vero. Amore, lo zucchero insieme al vino che fa rumore. Si è girato come Dio che. Poi mettiamo l'olio. Guardate che colore, che profumo, ragazzi. Adesso vado ad asciugare il bicchiere dove ho messo il vino con della carta assorbente alimentare. Guarda che bello che fa tutte Sì. le bolle, perché lo zucchero insieme al lievito e il vino che reagiscono. E vado a mettere la farina di farro. Ripeto, potete usare qualsiasi tipo di farina, Sempre un bicchiere, vero? no? No. Quanta se ne prende? Hai ragione. Quindi l'avevi già detto. se non sbaglio, l'altra volta se ne prese circa 5 bicchieri. Ah, Ecco, quindi adesso andremo a mettere, poi metteremo anche un pizzichino di sale, tanto sono 2, poi vi dico esattamente la dose e mettiamo anche il terzo. Vediamo un po', questi sono belli grandi. Ok, vado a mescolare, metto anche il sale. quant'è questa grammatura qui? Questo era mezzo chilo di farina. Sì, Quindi ne abbiamo usato quasi tutto. sì.
ma penso che ce ne vorrà ancora, probabilmente non basterà quest'ova. Si può mischiare? Certo. Se avete in casa diversi pacchi di farina iniziati, Fate questa ricetta. perfetto proprio. Infatti andrò a vedere io, perché voglio essere precisa con le grammature per voi, cioè meglio con le dosi, non con le grammature. Allora, mezzo chilo l'abbiamo usato tutto. Esatto. Adesso prendo l'altra. Perché dovete sapere che io a casa non ho una farina sola, Sì, diversi tipi ne abbiamo. ho diversi tipi per diverse preparazioni e di diverse marche, perché mi trovo bene con una marca per fare una cosa, con un'altra marca per farne un'altra, quindi sono un po' maniaca su queste cose qua. Ora vediamo la consistenza. Finora ho messo 4 bicchieri e mezzo. La consistenza deve essere quella di una frolla morbida, ok? Perfetto. Mi sembra la consistenza giusta? No, Ancora no? assolutamente. No. Frolla morbida, non ciambellone. Deve essere, no, il ciambellone è più liquido. Quindi per siamo arrivati a carità. 5 adesso. Sono perché- 5, sì, infatti l'avevo detto circa 5. L'altra volta pure, nonostante io abbia usato un altro tipo di farina l'altra volta, e adesso vado giù con le mani. La consistenza è questa. Più o meno. Adesso devo mettere sicuramente un altro mezzo bicchiere di farina. Sì. Voglio vedere, prendendola tutta, quanto ancora devo metterne. Perché poi comunque dobbiamo fare dei rotolini e quelli comunque devono avere una certa consistenza, perché se no non riesci a farli per Certo, metterli certo. dentro la teglia. Sì, forse un altro pochino di farina ci vuole. Adesso la metto proprio sul piano del lavoro, così ve la faccio vedere per bene. Forse anche meno di mezzo, ecco, diciamo altri 4 cucchiai più o meno. Sì, direi che ci siamo. Perfetto. Adesso la impasto per bene, perché ci vorrà un pochino, dovete impastarla un po'. E ci vediamo tra E poco. ci vediamo tra poco. Eccoci. Allora, vedete l'impasto? Ecco, è morbido ma non appiccica. Così deve essere, mi raccomando, eh. Io ho messo proprio appena un pochino di farina, che tanto è inutile, perché comunque quella che abbiamo messo è più che sufficiente, e non appiccica perché c'è l'olio che comunque fa da antiattrito. A questo punto che facciamo? Togliamo un pezzettino di impasto e facciamo un rotolino come quello per i gnocchi. Se si straccia è normale, quello è perché c'è il lievito che comunque gonfia insieme al vino e allo zucchero, e quindi è normale. Cerchiamo di farlo il più fino possibile. Quando vedete che non riuscite più a stenderlo perché se no vi si rompe, iniziate a fare dei tronchetti, oppure se volete, e sono buonissimi, fate proprio, invece che le ciambelline, proprio dei... Tipo i tozzetti, i Esatto, grissini. esatto. È una buona idea anche quella. Sì, infatti ne farò penso un po' e un po'. Ecco, tipo dei tozzetti in questo modo, li schiacciate un pochino e li mettete nella teglia con la carta da forno. Perfetto. Ok, andiamo. Poi facciamo le ciambelline. Certo. Tanto la ciambellina è un tozzetto un pochino più lungo e lo unite capo e coda. Esatto, così. Perfetto. Ok? Ci vediamo a teglia piena. A teglia piena.
Eccole qui, le abbiamo già preparate praticamente tutte, meno due, che così vi faccio vedere. Semplicemente fate questo, Solo la parte superiore, solo la parte superiore, se volete anche tutte e due, a piacere. a piacere. Però un nostro iscritto, un nostro amico ci ha consigliato che Di farle solamente nella di parte fare superiore, soltanto la parte. infatti io gli do retta e faccio così. Allora, detto ciò, è normale ragazzi che qualcuna si apra, perché ripeto è il lievito insieme al vino che fanno questo effetto. Allora, adesso in forno, già a temperatura, ventilato, 200 gradi, 15 minuti. Poi dipende dai forni, quindi minuto più, minuto meno. Ci vediamo dopo. Secondo voi, quelle che mancano, che fine hanno fatto? Boh, credo siano cadute. Non le ha mangiate lui però No, stavolta. no. Io assaggio subito un pollicione. Perché un pollicione? Fai sentire il crunch. Ragazzi, sono buonissime. Mi fa piacere. Provate a farle e fateci sapere anche se la ricetta vi è piaciuta. Sì, certo. Intanto noi, Se voi la fate diversamente, sì, anche cosa il vostro mettete? stile. Esatto, perché poi ognuno ha la sua, anche tipo per il pan pepato. Per il pan pepato ci sono diverse ricette, non c'è una ricetta, ognuno ha la sua. E noi ci vediamo alla prossima ricetta. Alla prossima, mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale e soprattutto condividete le nostre ricette con i vostri amici. Ciao a tutti! Ciao!